Anche tu fai cosplay e vorresti fare delle armi o degli accessori per... Bene, in questa parte 2 parleremo di come creare una props. Sigla però, prima. Ciao, io sono Yamil, adoro gli anime e manga, disegnare in stile giapponese e da un paio di anni faccio cosplay. In questi anni ho fatto vari accessori per i miei cosplay e in questo video ti parlerò dei materiali più usati per crearli e farò vedere anche vari accessori che ho fatto io. Ma prima cambieremo inquadratura. Eccoci qui dopo il cambio di ripresa. In questa parte parlerò dei materiali. Iniziamo subito col fatto che vi sono molti materiali che potete usare, quelli più comuni ma anche materiali di riuso, di riciclaggio potremmo definire. All'inizio io ho usato un metodo che sapevo usare, perciò la cartapesta. E i primi oggetti li ho fatti così, il fucile di Mami, le pistole Noel e così via. Poi pian piano ho scoperto altri materiali. Il primo che vi faccio vedere è il tappetino. Allora, questo qui è il tappetino, questo qui è un tappetino che ho preso alla Decathlon e non è molto spesso, però comunque è ideale per fare parti di armatura. Poi se volete un tappetino molto più fine potete prendere, io qui ho due scarti, questo qui che è comunemente chiamato Eva Foam o anche carta Eva, la trovate dai cinesi e c'è in vari colori perché penso che sia usato anche nelle scuole. A me non interessa il colore perché poi alla fine lo uso per fare dei dettagli e poi vado a colorarci sopra, perciò no. Per farvi un esempio ho tirato fuori un po' di oggetti. Avevo fatto questo l'altro anno, è tutto fatto con quel tipo lì di tappetino. Questo qui era un oggetto che avevo fatto per un balletto e il cannocchiale delle Star Twinkle, delle Pretty Cure, e l'avevo fatto con quel materiale lì, poi dipinto con gli acrilici. Sempre con quel materiale lì ho rifatto queste parti qui di questo braccialetto qui. La parte qua me l'aveva fatta la mamma della mia amica Erika, poi l'avevo rifatto perché si era tutto rotto e allora avevo rifatto il pezzo così, questi pezzi qui con quel tappetino lì, ed è molto comodo. E sempre con quel tipo lì di materiale ho fatto tutti gli accessori nuovi di Lucy quest'estate per il Rimini Comic del 2022, creando i vari dettagli che mi servivano. Poi all'interno avevo anche messo della stoffa per far sì che con il caldo non mi desse troppo fastidio il tappetino. E ho fatto anche quelli per le mani, cioè sì, per le mani, e quelli per i piedi, perché Lucy in quella versione lì ha le varie cose. E sono tutti con delle chiusure con il velcro, che vi consiglio perché è un tipo di chiusura molto comoda. Ed è utile. Poi altri materiali che vi consiglio giustamente e che sono abbastanza comuni sono il Worbla. Il Worbla è questo qui, potete trovarlo così, color biscotto o se no nero. Io ho questi qui in casa al momento. Entrambi sono da dargli la forma con la pistola dell'aria calda che vi ho fatto vedere nel video precedente. Potete fare molte cose, dovete tagliarli e fare le forme che vi serve e poi con la pistola potete dargli la forma che vi sembra più adatta.
Io in Worbla qui ci ho fatto questo, il microfono di Seira. In realtà vorrei anche rifarlo perché non è che mi piace troppissimo, ed è tutto in Worbla con dentro un'anima in polistirolo. E poi avevo fatto la frusta di Lucy, che in realtà all'inizio era in cartone e adesso l'ho rifatta tutta così, e anche la stellina è in Worbla ed è molto comodo, sempre anche questo tutto colorato in acrilico. E poi sì, in Worbla ho fatto anche questa parte qui del microfono di Astolfo, che però questo microfono è fatto con pezzi anche di scarto, cioè il oddio, aspettate, ho avuto un incidente. Il filo è uno di quei fili, credo, dei telefoni vecchi, e l'ho trovato in casa ed era perfetto, perciò l'ho usato. Poi ho fatto il pezzo in Worbla, e questo pezzo qui, che è stato tagliato così da mio padre, perché certe volte serve anche qualcuno che sappia usare attrezzi più importanti per tagliare certi materiali, era un flacone di un sapone da bagno, però come vedete è perfetto nella sua forma. Un altro materiale che ho usato, che però non ho qui da farvi vedere, ma vi lascio una foto, è il Forez. Il Forez è un tipo di una lastra in plastica, una cosa così. Io l'avevo usato all'epoca per fare la spada di Kowa, che vi lascio qui una foto. Non l'ho più usato perché non era così, non mi piaceva molto, perciò ho trovato poi dei materiali molto migliori di quello. Un altro materiale, e anche credo l'ultimo che vi faccio vedere, è questo qua. E questo è un pezzo che è rimasto di quello, oddio, che ho tagliato già, e questo qui è il polietilene espanso, è molto comodo, lo potete ritagliare nella forma che vi serve, magari volete fare una spada, non lo so, o qualcosa, accessori vari, e lo dovete poi lisciare con la carta vetrata o col trimmer, quello che avete, e è bello, funziona bene come tipo di materiale. Con questo materiale avevo fatto le corna di Lucy Harris, adesso vi metto una foto perché non ce l'ho al momento qui. E poi sempre con quel materiale lì ho fatto qualcos'altro, ma ora non ce l'ho qui, cioè ho fatto la spada di Nelie, ma non ce l'ho qua. E una delle ultime cose che ho fatto è stata la spada di Mitsuri. Questa qui è fatta tutta in tappetino di vari tipi, di varie dimensioni. Poi vabbè, ho usato del feltro, perciò potete usare anche altri tipi di materiale a seconda dei dettagli che dovete andare a fare. Dei cuoricini che ho trovato dai cinesi, che poi io li ho colorati io. E poi ho fatto tutta la spada, che è lunga 4 metri e che è un dramma esistenziale uscire e entrare dal fodero, e devo anche sistemare il fodero. Tutta la spada, questa qui, è fatta con delle cose plastiche che ho trovato e poi ho dipinto tutto io. Altre cose che posso farvi vedere in questo video, prima di concludere, posso farvi vedere questo, il ventaglio di Marie. Anche questo qui è fatto con cose di riciclo, abbiamo una bacchetta presa a caso, non so più dove. Questo qui è sempre tappetino quello lì, Eva Foam, ma la versione con i glitterini. E anche questo qui era un pezzo di plastica, di quelli lì, quelli che si fanno sui fiori o cose così. E poi ci avevo infilzato dentro tra i due pezzi dei glitter, ora non so se si vede dalla telecamera. E perciò come materiale si possono usare anche tanti materiali di uso comune o di riciclo, perciò carta, cartone, plastica, a seconda di che cosa devi andare a costruire, perciò è davvero molto comodo, perché non sempre devi andare a comprare dei materiali, quelli che vi ho fatto vedere, per costruire qualcosa, perché certe volte magari quei materiali lì non vanno bene per quello che volete costruire. Perciò vi consiglio anche di essere molto fantasiosi, perché la fantasia è quello che serve in queste cose. Per finire vi ricordo di lasciare un bel like a questo video,
iscrivervi se non lo siete già per i prossimi video e per i video che ci sono già sul canale a tema cosplay. E se avete bisogno commentate pure qui, se avete qualche idea su cosa volete nei prossimi video sempre commentate. Avete bisogno potete scrivermi se vi serve per qualche consiglio su creare qualcosa. In realtà mi sarebbe piaciuto anche aprire le commissioni ma non ho ancora capito bene come, perciò se volete commissionarmi qualcosa scrivetemi pure anche su Instagram. Il mio nome è sempre Yamily Cosplay Art, scritto come qui su YouTube. Per il resto niente, perciò spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima, bye bye!